Ma cosa vi viene in mente? Che cosa non viene in mente? Perché a voi le cose non vengono in mente. Il giorno buono per voi sarà quello in cui le cose vi vengono in mente. Ci sono 3 atti di pensiero, ci sono 3 invenzioni, già dal bambino. Il bambino fra i 2 e i 3 anni è superiore a Mozart. È superiore a Mozart perché Mozart in pochi anni, forse uno in più, ha imparato tutta la musica. Al bambino bastano dai 2 ai 3 anni l'avere imparato ciò che non è meno complesso della musica, e cioè il linguaggio. Il bambino fa una seconda cosa che Mozart non ha assolutamente fatto. Si è fabbricato il clavicembalo. Mozart lo trovava già pronto nella stanza, grazie al papà e poi a tutti i clavicembali che si è procurato in vita sua. Il bambino si trova all'origine, all'inizio, anche in senso cronologico, una cozzaglia, è il caso di dire così, di organi, apparati, dalle corde vocali all'apparato respiratorio, alla lingua, alle guance, le labbra, e si può continuare naturalmente al sistema nervoso centrale, ancora non pronto all'operazione linguistica, e assembla giorno dopo giorno questa cozzaglia di organi e apparati affinché facciano da clavicembalo della sua lingua. Ecco, questa è la prima invenzione del bambino, fa tutto lui, anche se è vero che gli elementi fonetici del linguaggio li prende tutti da fuori. Ma bisogna essere molto bravi a sapere compiere un'opera di trasformazione di una materia prima per farla diventare un'altra cosa. Il linguaggio è il risultato di un lavoro del bambino piccolo sulla materia prima fonetica. Do un secondo esempio. Il bambino estrae il dato della natura, che noi chiamiamo sesso maschile e sesso femminile, ricreandoli, proprio come si dice che il creatore ha creato, ricreandoli come differenza dei sessi. In cosa consiste il passaggio, l'atto? Nel trasformare il puro dato percettivo, ancora una volta materia prima, perché la percezione è sempre attiva, quindi il percepito è già materia prima, ossia elaborabile. Materia prima significa potersi elaborare ancora. Trasforma il dato della differenza dei sessi in utilizzabile, e utilizzabile a beneficio. Non è vero che in partenza c'è il beneficio dell'avere 2 sessi. I 2 sessi, in quanto possibile fonte di beneficio, è una neocreazione. È il passaggio da una materia prima a qualcosa che prima ancora non esisteva. La differenza dei sessi è un prodotto, non è un dato della percezione. Il mio terzo esempio di effetto dell'atto del pensiero è il bambino o l'adulto nelle continue ricreazioni a creare il principio di piacere. In partenza, come i gatti e i cani, si conosce solo la differenza fra piacere e dispiacere. Il pensiero è capace di trasformare il piacere in principio conduttore, direttivo, e in principio, proprio come il Vangelo di Giovanni dice che il principio era il verbo. In questo caso il pensiero infantile è riuscito a creare un principio. Noi non dobbiamo più cascarci, trasformare il pensiero in oggetto di indagine. Il pensiero è lui a porre i punti di partenza, principio di piacere, la differenza dei sessi, il linguaggio e il clavicembalo del linguaggio, già nel bambino. La filosofia dovrebbe iniziare da questi 3 esempi. Il filosofare dovrebbe cominciare da questi 3 esempi, il che equivale a dire che il bambino inizia filosofo e senza distinzione fra la psicologia e la filosofia.